Buon pomeriggio, buongiorno o buonasera, in base a dove siete nel mondo. Buongiorno, eccoci, ci siamo. Ciao, ciao, buon pomeriggio, buongiorno dal centro della Francia. Sei una professoressa eccezionale, grazie. Quando ascolto i tuoi video capisco molte cose perché spieghi veramente benissimo. Grazie mille. Grazie mille a te per questo commento così gentile. Ciao a tutti, come state? Ciao, ciao, buongiorno. Allora, come va? Come vedete sullo schermo, oggi ci aspetta una lezione bella, interessante, importante e anche abbastanza densa di informazioni. Parliamo dei pronomi diretti. Siete pronti? Mi dite di sì. Prontissimi. Bene, bene. Sullo schermo, come introduzione all'argomento, potete leggere delle frasi. Leggiamole. Leggiamo queste frasi. Mi vedi? Sono qui. Puoi continuare. Ti sto ascoltando. Lei è Chiara. La incontro spesso al parco. Adoro il caffè. Lo bevo sempre. La signora Maria conosce bene me e Bianca. Ci invita sempre a pranzo. Ci invita sempre a pranzo. Chi siete? Non vi conosco. Leggi i gialli? Non li leggo. Quando arrivano le tue amiche? Le stiamo aspettando da mezz'ora. Sono ritardatarie queste amiche. Quindi questi sono esempi con i pronomi diretti. E oggi lavoriamo su questi pronomi diretti. Capiamo che cosa vuol dire pronome, che cosa sono i pronomi diretti e perché usiamo i pronomi diretti. I pronomi in generale, i pronomi diretti nello specifico. Cosa vuol dire pronome? Allora, pronome, il prefisso pro viene dal latino, significa al posto di. In questo caso, un pronome è una parolina che usiamo al posto del nome, al posto di un nome, di un sostantivo. Quali sono queste paroline? I pronomi diretti sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Quindi questi sullo schermo sono i pronomi diretti, corrispondono alle persone soggetto che conosciamo. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Quindi usiamo mi, ti, lo, la, ci, vi,
li, le, per sostituire un nome o un sostantivo che significa io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, in generale. Nello specifico, i pronomi diretti sostituiscono il nome che nella frase ha la funzione di oggetto diretto. L'oggetto diretto di una frase, per esempio, se torniamo indietro agli esempi, dove leggiamo il terzo esempio. Lei è Chiara. La incontro spesso al parco. Quindi incontro chi? Chiara. La incontro. Quindi alcuni verbi che si chiamano verbi transitivi vogliono il complemento oggetto diretto. Che cosa vuol dire? Come facciamo a sapere se un verbo è transitivo oppure no? Dobbiamo chiedere chi, che cosa. Quindi, per esempio, incontro chi? Chiara. Quindi incontrare è un verbo transitivo, cioè tra il verbo e l'oggetto non c'è una preposizione e quindi l'oggetto è diretto. Poi questo lo vediamo meglio sabato prossimo quando impariamo o studiamo o ripassiamo i pronomi indiretti e quindi vediamo bene la differenza. Perché in quel caso c'è la preposizione. Con i pronomi diretti non c'è la preposizione tra il verbo e l'oggetto. Quindi se abbiamo un verbo davanti e possiamo rispondere alla domanda chi, che cosa, allora quel verbo è transitivo. Significa che l'oggetto è diretto, non è introdotto da una preposizione. Perché usiamo i pronomi? In generale. In generale usiamo i pronomi per evitare le ripetizioni, perché le ripetizioni sono brutte, nel senso sono pesanti in una frase, in un discorso. Non possiamo ripetere la stessa parola più volte. Quindi che cosa facciamo? Usiamo i pronomi per dire la stessa cosa, per comunicare lo stesso significato, ma con una forma diversa. Per esempio, leggiamo di nuovo questi esempi. Lei è Chiara. La incontro spesso al parco. Perché? Perché non è naturale dire lei è Chiara. Incontro spesso Chiara al parco. È ripetitivo. Nessuno parla così, ma anche in altre lingue. Le ripetizioni di solito sono evitate grazie ai pronomi. Adoro il caffè, lo bevo sempre. Bevo sempre che cosa? Il caffè, quindi lo bevo sempre. La signora Maria conosce bene me e Bianca, conosce bene noi. Quindi
ci invita sempre a pranzo. Invita sempre a pranzo noi. Ecco perché usiamo il pronome diretto ci. Invita noi. Ci invita. Fate attenzione alla posizione del pronome. Il pronome diretto è prima del verbo coniugato. La incontro, lo bevo, ci invita, li leggo, le stiamo aspettando. Va bene? Questo è un esempio di, quello che dico sulla ripetizione. Evitare la ripetizione è importante. Sentite la pesantezza di questo dialogo. Leggi i gialli? No, non leggo i gialli. E tu? Io sì, leggo spesso i gialli. Troppe volte ripeto gialli in questo dialogo. Molto meglio è: leggi i gialli? No, non li leggo. E tu? Io sì, li leggo spesso. Sentite? È molto più fluido il dialogo, è molto più naturale, è molto più scorrevole. Che cosa sono i gialli? I gialli sono i libri di, investigazione, le storie gialle, sono le storie poliziesche o le storie di investigazione, quando c'è un crimine da risolvere o un mistero da risolvere. I gialli. Domanda: dobbiamo mettere sempre prima del verbo? Oppure ci sono altre possibilità, come metterlo, prenderla, eccetera. Ci sono anche altre possibilità. Una possibilità importante la stiamo per vedere. Adesso ci concentriamo sulla posizione prima del verbo coniugato, che è la regola generale. Il pronome è dopo, metterlo, prenderla, se il verbo è all'infinito. Va bene? In quel caso, allora mettiamo il pronome insieme al verbo all'infinito. Andiamo avanti. Adesso analizziamo questa frase. Adoro il caffè, lo bevo sempre. Domanda: ne può sostituire lo nella frase del caffè? No, in questo caso no, perché lo sostituisce il caffè in generale. Non sto parlando di una quantità. Va bene? Per il momento questa è la risposta. Poi nella lezione su ne
andiamo nel dettaglio, però in questa frase l'unica possibilità è il pronome diretto lo, perché non c'è una quantità. Sto parlando del caffè in generale, come un'unica cosa, il caffè. Va bene? Allora, questo è un esempio molto facile. Adoro il caffè. Adoro. Che cosa? Posso rispondere alla domanda "che cosa?". Quindi il caffè è l'oggetto diretto della frase. Adoro il caffè. Adoro è un verbo molto forte. Adoro. Ehm, è preferibile usare adorare al posto di amare per le cose. Adoro il caffè. Adoro le giornate di sole. Quindi ora sappiamo che non possiamo ripetere la parola caffè. Adoro il caffè, bevo sempre il caffè. No, no, è troppo ripetitiva, è pesante nella conversazione. Allora, che cosa facciamo? Usiamo il pronome diretto. Quale pronome? Un pronome diretto di terza persona maschile singolare, il caffè. Dove mettiamo il pronome? Davanti al verbo coniugato. Lo bevo sempre. Anche il verbo bere è un verbo transitivo. Bevo che cosa? Il caffè. Quindi lo bevo sempre. Va bene? Possiamo anche capovolgere la frase e dire: bevo sempre il caffè. Lo adoro. Così. Possiamo capovolgere la frase e dire: bevo sempre il caffè. Lo adoro. Perché entrambi i verbi, bere e adorare, sono verbi transitivi, cioè possiamo rispondere alla domanda "che cosa?". Quindi possiamo usare il pronome diretto con tutti e 2 i verbi. Va bene? Che cosa significa adoro? Adoro è il verbo adorare, significa amare tanto qualcosa. Quando qualcosa ti piace tanto, tantissimo, allora adori quella cosa. Anch'io adoro il caffè, infatti lo sto bevendo proprio ora. Ah.
Ottimo. Ottimo, ottimo. Io invece non ho il caffè qui vicino a me, ho un'altra cosa. Ho ancora qualche pezzo di cioccolato delle uova di Pasqua e avevo preso l'uovo di Pasqua con il cioccolato al caffè. Quindi, tutto sommato, in un certo senso, anch'io ho un po' di caffè qui vicino a me, sotto forma di cioccolato. Adorare si usa solo con le cose? Tendenzialmente sì, non esclusivamente, perché posso dire ad un amico: "Ti adoro", però, quando vogliamo dire quando vogliamo parlare di un oggetto, è meglio usare adorare o piacere. Amare forse no. Adoro il sabato italiano. Domanda: è possibile usare l'apostrofo? L'adoro? Quando parliamo probabilmente è possibile, ma quando scriviamo meglio di no. Lo adoro, lo adoro. Le vocali sono diverse e se dico lo adoro, per quanto riguarda la pronuncia non è difficile, quindi è possibile, però, come dire, non è una regola, ecco. È possibile soprattutto quando parliamo. Nella lingua scritta forse io personalmente scriverei: "Lo adoro". Si adorano gli dèi. Sì, esatto. Un tempo sì. Poi con il passare del tempo cambiano le abitudini, quindi si adorano altre cose. Allora, andiamo avanti. Piccolo esercizio. Leggiamo queste frasi. Giulia chiama sua madre. Porto il mio cane al parco. Io aiuto te e Rita con i vostri compiti. Trasformate queste frasi in frasi con un pronome diretto. Quindi l'esercizio è sostituire l'oggetto diretto con un pronome diretto. 1 minuto.
Giulia chiama sua madre. Giulia la chiama. Porto il mio cane al parco. Lo porto al parco. Io aiuto te e Rita con i compiti o con i vostri compiti. L'ho cancellato, non so perché. Io vi aiuto con i compiti o con i vostri compiti. Bene. Domande? Non penso, perché dalle vostre risposte vedo che, va bene, non ci sono problemi. Quindi andiamo avanti. Altre 3 frasi. La prof interroga me. Questa notizia sconvolge noi. Gentile direttore, ringrazio lei. Anche qui il compito, l'esercizio è sostituire l'oggetto diretto con un pronome diretto. 1 minuto anche per questo. Vediamo le frasi. La prof le metto. La prof interroga me. La prof mi interroga. Questa notizia sconvolge noi. Questa notizia ci sconvolge. Gentile direttore, ringrazio lei. Gentile direttore, la ringrazio. Questa è la forma di cortesia. Ricordate la lezione sulla forma di cortesia? Tutti i pronomi e anche gli aggettivi o pronomi possessivi cambiano con la forma di cortesia. Adesso lo vediamo. Bene. Andiamo avanti e vediamo i verbi modali con i pronomi diretti. Ricordate i verbi modali? I verbi modali sono volere, potere, dovere e sapere, con il significato di essere capace di fare qualcosa. L'esempio di prima: Giulia chiama sua madre. Giulia la chiama. E quindi c'è un verbo coniugato, chiama, e quindi il pronome diretto si trova prima.
o davanti il verbo coniugato. Ma se io dico: "Giulia vuole chiamare sua madre", in questa frase c'è anche il verbo modale volere, coniugato alla terza persona singolare. Giulia vuole chiamare sua madre. In questo caso possiamo scegliere dove mettere il pronome diretto. Possiamo dire: Giulia la vuole chiamare e Giulia vuole chiamarla. Questo succede con i verbi modali. Va bene? In questo caso possiamo scegliere, ma possiamo scegliere solo perché ci sono i verbi modali. Va bene? Andiamo avanti e vediamo la forma di cortesia. L'esempio di prima è: "Gentile direttore, la ringrazio". Forma di cortesia. Aggiungiamo anche un pronome, no scusate, un aggettivo in questo caso, un aggettivo possessivo con la forma di cortesia. Gentile direttore, la ringrazio per la sua disponibilità. Con la forma di cortesia tutto diventa alla terza persona femminile, singolare. Il pronome diretto la e l'aggettivo possessivo sua. Allora, direttore non è maschile? Sì, è maschile, ma non è importante con la forma di cortesia. La forma di cortesia è sempre al femminile singolare. Non importa se la persona è maschio o femmina. Non è importante, perché la forma di cortesia, quindi dare del lei, è sempre e solo lei, quindi femminile singolare, anche se la persona con cui parliamo è un uomo. Non ci interessa. Va bene? Esatto, si usa sempre lei, dare del lei. Non dovete pensare alla forma di cortesia, al dare del lei letteralmente. È una forma di parlare, è un modo di parlare per essere formali, gentili, educati e, diciamo, dare del lei. Credo venga dalla, sua signoria o qualcosa di simile. Sì, ne abbiamo parlato nella lezione sulla forma di cortesia. Quindi se c'è bisogno di fare un piccolo ripasso, trovate sul canale la lezione sulla forma di cortesia.
Un esempio con la forma di cortesia. Cara Lucrezia, la ringrazio per la sua disponibilità ogni sabato. Grazie, grazie a lei di essere qui. Scriviamo il pronome lei, forma di cortesia, con la L maiuscola. Sì, questa tendenzialmente è la regola, ma non sempre è così. Quindi può succedere che, in una, comunicazione di lavoro, per esempio in un'email di lavoro, è possibile leggere la forma di cortesia, lei o la o sua, suo, eccetera, con la lettera minuscola. È possibile. Però capiamo dal contesto che è la forma di cortesia. Per noi è più facile se pensiamo alla lettera maiuscola, perché così vediamo bene la differenza. Bene, facciamo un esercizio. Per chi ha il libro, autopromozione, facciamo l'esercizio 4 a pagina 82. Ci prendiamo qualche minuto per fare questo esercizio. Completa con il pronome diretto. Quindi leggete con calma le frasi e pensate a quale pronome scrivere. Va bene? Cominciamo. Qualche minuto, 2, 3 minuti. Poi vediamo le soluzioni insieme e poi, se avete domande, rispondo alle domande.
Bene, vediamo le soluzioni. Frase 1. Giovanna adora la pizza. La mangia ogni settimana. Che cosa mangia? La pizza. Quindi la. Frase 2. Anna e Franco studiano l'inglese da anni. Adesso lo parlano bene. Adesso parlano bene che cosa? L'inglese. Quindi lo parlano bene. Frase 3. L'insegnante raccoglie gli esami dei suoi studenti e li corregge con attenzione. Corregge che cosa? Gli esami, quindi li, terza persona plurale. Frase 4. Stefania adora le canzoni romantiche. È contenta quando le sente alla radio. Quando sente che cosa? Le canzoni romantiche. Quindi le. Frase 5. Lorena si preoccupa troppo per me. Mi chiama ogni giorno. Chiama chi? Chiama me, quindi mi chiama. Carolina e Giorgio, vi ringrazio per il regalo. Qui io sto parlando a Carolina e Giorgio, quindi è un vocativo. Carolina e Giorgio, vi ringrazio. Ringrazio voi per il regalo. Frase 7. Lorenzo è molto affettuoso con noi. Ci abbraccia sempre. Abbraccia chi? Noi. Quindi ci abbraccia. Frase numero 8. Carlotta, basta capricci. Ti stanno guardando tutti. Tutti stanno guardando te, Carlotta. Io sto parlando a Carlotta. Qui è anche possibile dire ci stanno guardando tutti perché io sono con Carlotta, quindi ci stanno guardando. È possibile. Allora, domande. Nelle domande scrivete anche il numero della frase, così è più facile per me capire a quale frase vi riferite. Allora, che cosa significa capricci? I capricci sono mi viene un'altra parola difficile, le bizze. Fare le bizze, fare i capricci. Per esempio, quando i bambini cominciano a piangere, a urlare, a strillare perché non vogliono fare qualcosa, allora fanno i capricci e i genitori si arrabbiano perché i figli fanno i capricci. Non so quale sia la traduzione in inglese. Però fare i capricci vuol dire, i bambini di solito fanno i capricci. "No, non lo voglio questo, voglio giocare. Non voglio studiare, voglio giocare." Spero sia più chiaro. Allora, numero 2, frase numero 2: "Ho sbagliato perché l'inglese non è uguale a la lingua inglese." Esatto. Se diciamo l'inglese, l'italiano, il francese è maschile. Ma se diciamo la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua francese, allora è femminile.
Frase 2: tutte le lingue usano il pronome lo? Se diciamo l'inglese, l'arabo, il tedesco, lo spagnolo, sì. Se invece usiamo la lingua araba, la lingua spagnola, è femminile. Ecco la traduzione in inglese per fare i capricci. Ecco, basta capricci. No more tantrums. 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 Non so come si pronuncia. Allora, frase numero 3. Perché non le? Perché gli esami, maschile plurale, usiamo il pronome diretto li. Le è femminile, quindi non funziona. Frase numero 8. Posso scrivere anche C? Per la frase 8 sì, abbiamo detto prima che è possibile dire ci stanno guardando tutti, perché probabilmente c'è la figlia con il genitore, quindi sì, è possibile. Però grammaticalmente per la frase 8 la risposta corretta è ti. Bene. Abbiamo detto prima che è molto importante anche capire i verbi che usiamo. Anche la scorsa volta con, le preposizioni di luogo, abbiamo visto che è molto importante capire bene il significato dei verbi, non solo delle preposizioni. Anche in questo caso, con i pronomi diretti, è molto importante conoscere bene i verbi. Quindi, con quali verbi usiamo sempre i pronomi diretti? Questi verbi che vedete sullo schermo sono alcuni verbi comuni con cui usiamo sempre i pronomi diretti. Amare, chi, che cosa. Vedere, chi, che cosa. Incontrare, bere, solo che cosa. Mangiare, solo che cosa. Leggere, adorare, aiutare, pulire, interrogare, ringraziare, guardare, invitare, aspettare, ascoltare, conoscere, portare, chiamare. Sono degli esempi, non sono tutti i verbi ovviamente, perché non sono solo questi, però questi sono un aiuto per iniziare a memorizzare. Va bene? Vi vengono in mente altri verbi con cui usiamo i pronomi diretti? Se sì,
potete scriverli nella chat. Per la prossima volta, siccome vediamo i pronomi indiretti, vi consiglio di studiare bene il capitolo 14 della videogrammatica e in generale i pronomi diretti. Un altro verbo che possiamo aggiungere a questo elenco è scrivere. Scrivere che cosa? Un libro, una lettera. Trovare che cosa o chi? Scusate, questo fischio è la lavastoviglie che ha finito il ciclo di lavaggio. Regalare che cosa? Minacciare chi? Fare, sì, anche fare. Fare che cosa? Fare qualcosa. Dimenticare. Dimenticare chi o che cosa? Mh-mh. Odiare. Sapere. Sì. Allora, sapere è solo che cosa. Quindi io so qualcosa, non so qualcuno. Conosco qualcuno. Quindi conoscere qualcuno, conoscere una persona, sapere qualcosa. Questo è molto importante, questa differenza è molto, molto importante. Conoscere una persona, conoscere anche un luogo, sapere qualcosa, quindi sapere un'informazione, per esempio. Imparare, esatto, imparare che cosa? Prendere, sì. Non l'avevo scritto, no. Prendere che cosa? Anche anche chi in realtà. Poi cercare, sì. Supportare. Elogiare, sì. I verbi transitivi usano i pronomi diretti, vero? Sì. Sì, esatto. Indossare, notare, comprare, controllare, aspettare, sì, aspettare c'è sullo schermo. Sperare, sì, sperare qualcosa. Ammirare, sì. Indossare, sì, l'abbiamo già letto indossare, Mettere, usare, capire, fissare, guardare, sì, c'è nella lista,
Guidare un mezzo di trasporto. Questo è molto molto specifico, però sì, guido la macchina, la guido. Osservare, sì, osservare qualcuno, qualcosa. Accompagnare qualcuno, generalmente, sì. Aiutare e disturbare qualcuno, sì. Finire qualcosa, sì. Correggere, sì, c'era negli esempi, correggere i compiti, per esempio. Mescolare gli ingredienti, sì. Comprendere qualcosa, esatto. Comprendere è un sinonimo di capire. Benissimo. Ringraziare, sì, pensare, assaggiare, sì, assaggiare qualcosa, sì. Pensare no, perché pensare, vuole la preposizione a, pensare a qualcuno, pensare a qualcosa. Quindi no, pensare, ehm, c'è nella lezione di sabato prossimo sui sta andando via la voce, sui pronomi indiretti. Ciao. Godersela no, perché godersela è un verbo pronominale e tutti i verbi pronominali, come anche i verbi riflessivi, sono intransitivi. Quindi no, non fanno parte della lista di oggi. Domanda: regalare non è intransitivo? Regalare a qualcuno? Regalare è uno di quei verbi che sono transitivi e intransitivi. Quindi regalare qualcosa a qualcuno. Ci sono tanti verbi che sono contemporaneamente transitivi e intransitivi. Nel caso di regalare, io regalo che cosa? Un libro. A chi? A mia sorella. Quindi in una frase ho sia un oggetto diretto, sia un oggetto indiretto. Quindi regalare è anche intransitivo. Bene, grazie a te per la domanda, grazie a voi per le vostre domande. Quindi io direi di fermarci qui per oggi, concludiamo, perché abbiamo detto tante cose e mi sta andando via la voce, quindi purtroppo mi devo fermare. Però, ovviamente, l'appuntamento è per sabato prossimo con i pronomi indiretti e poi nella settimana con i video che pubblicherò, va bene? La prossima settimana vado a Firenze a vivere lì per almeno 3 mesi. Magari sto più a lungo. Sono molto emozionata e ti ringrazio per il tuo aiuto che mi ha preparato per questo. Ottimo, sono molto contenta. Fai buon viaggio e ovviamente buon soggiorno a Firenze. Poi, se sabato prossimo ci sarai, ci racconti.
come vanno le cose. Buongiorno Lucrezia, buongiorno. Ho visto una foto, lei ha fatto un'intervista con paparazzi in TV. Ho appena iniziato a guardare la serie. Sì, ho partecipato al programma TV per 2 anni, ora non partecipo più, mi hanno sostituito. Vi dico un segreto? E io ho scoperto di essere stata sostituita su Instagram. Bello, vero? Comunque, sì, 2 anni ho partecipato al programma, l'anno scorso si è conclusa la mia partecipazione. Allora, grazie mille per tutti i super adesivi anche oggi, siete sempre estremamente gentili. Grazie davvero per il vostro sostegno. Come sempre è molto, molto gradito. Grazie a voi per essere qui. Oggi eravamo più del solito. Ma perché i pronomi diretti sono interessanti per molti studenti. Sarebbe utile aggiungere i capitoli e i sottotitoli per facilitare chi guarda il video dopo la diretta, ovviamente se non ti costa fatica. Lo faccio, sì, lo faccio. Se vai a vedere le dirette precedenti ci sono i sottotitoli. I sottotitoli ci sono sempre. I capitoli proverò ad aggiungerli sicuramente. Grazie per il suggerimento. Grazie mille cara Lucrezia, la prima volta in diretta. Che bello! Spero che anche nelle prossime dirette potrai essere con noi. Spero sia stato utile. Poi quando si mescolano i diretti e gli indiretti saremo in 1000. Chi lo sa, chi lo sa. Forse. A che ora il prossimo sabato? L'ora è sempre le 5:30, sempre alle 5:30 ci vediamo. L'orario è sempre uguale perché è più facile così. Il sabato italiano è una parte meravigliosa della settimana. Grazie mille. Grazie a te, sono molto contenta di di leggere questi vostri commenti. Grazie Irene per il super adesivo. Ehm, Grazie a voi e ci salutiamo. Vi do appuntamento alla prossima settimana con video, la diretta di sabato prossimo e sto sperimentando anche con video brevi, con dei mini vlog. Vediamo. Però la prossima settimana ci sarà un vlog lungo. Grazie a tutti, buon proseguimento e a presto. Ciao.